Ascoltate il vento che soffia tra le colonne spezzate del foro. Sentite l'eco dei passi di legioni in marcia, il clamore della folla nel Colosseo, le voci di imperatori, schiavi, poeti e guerrieri. Questa non è solo storia, questa è la saga di un'idea. Un'idea nata dal fango, dal mito e dalla fame di gloria. Un'idea che ha plasmato il nostro mondo per millenni. Oggi vi porteremo dove tutto ebbe inizio, nelle viscere di un'epoca che ha visto l'apice della grandezza e l'abisso della caduta, pronti a scoprire perché Roma non è solo un nome, ma un eterno sussurro nel cuore dell'umanità. Ogni grande storia ha un inizio e quella di Roma è intrisa di mito e fratricidio. Immaginate 7 colli, un fiume, il Tevere, e una posizione così perfetta da sembrare disegnata dagli dei. Qui, dove le vie del commercio si incrociavano e le alture offrivano una difesa naturale, un destino ineluttabile stava per compiersi. Ma prima che le mura si alzassero, 2 fratelli, abbandonati e miracolosamente salvati da una lupa, o forse da una cortigiana dal cuore grande, divennero simboli di un legame spezzato. Romolo e Remo, 2 visioni per una sola città, e come in ogni dramma epico, il sogno di uno si realizzò sul sangue dell'altro. Romolo tracciò il confine e in quel gesto violento, nel 753 a.C., nacque non solo una città, ma una leggenda. Un luogo dove esiliati e reietti trovavano rifugio e l'opportunità di riscrivere il proprio destino. Questa era Roma, fin dal primo mattone, ambiziosa, pragmatica e a tratti brutalmente efficace. Per quasi 2 secoli e mezzo Roma fu un regno. 7 re, tra mito e storia, forgiarono la città, espandendone i confini, ma soprattutto gettando le basi di una civiltà che ancora oggi ci affascina. Ma il potere assoluto, si sa, corrompe, e quando l'abuso divenne intollerabile, la storia ci racconta di una donna, Lucrezia, il cui tragico destino fu la scintilla che incendiò la rivolta. Il 509 a.C., un'eco di libertà risonò per le strade di Roma. La monarchia cadde, non per mano di un conquistatore esterno, ma per la volontà interna di un popolo stanco della tirannia. Nacque la res publica, la cosa pubblica, un sistema rivoluzionario, non più un re, ma 2 consoli eletti annualmente, affiancati da un senato di 300 membri. Un'idea audace, ma con un difetto fatale. Il potere era ancora nelle mani di pochi. I patrizi e i plebei, la gente comune, non avrebbero accettato a lungo questa ingiustizia. Iniziò così una battaglia decennale, fatta di scioperi, di secessioni, di riforme scritte nero su bianco. Fu una lotta estenuante, ma che alla fine portò a una parità legale che avrebbe rafforzato il tessuto stesso della Repubblica. La Repubblica era nata, ma per sopravvivere doveva espandersi. Roma non era un'isola di pace, era circondata da tribù e popoli rivali. Le guerre furono incessanti, ma ogni conflitto era una lezione. Poi arrivarono i Galli. Nel 390 a.C. la città eterna fu assaltata, umiliata, quasi distrutta, un colpo terribile, ma fu proprio da questa sconfitta che Roma trasse la forza per rinascere più forte, più organizzata. Le sue legioni, già temibili, subirono una trasformazione radicale, diventarono più agili, più mobili, una macchina da guerra perfetta. Con questa nuova forza, Roma si lanciò alla conquista dell'Italia, sottomettendo popoli, costruendo strade, assimilandone la cultura e le risorse. Dalle vette delle Alpi alle spiagge assolate del sud, l'aquila romana spiegava le sue ali, portando con sé non solo la spada, ma anche leggi, infrastrutture e una nuova identità. Re Pirro, con i suoi elefanti, scoprì a sue spese il significato di una vittoria alla Pirro contro l'inesorabile volontà romana. Ma la vera prova, quella che avrebbe deciso il destino del Mediterraneo, attendeva Roma oltre i suoi confini. Dall'altra parte del mare una potenza rivale dominava le rotte commerciali: Cartagine, il leone contro l'elefante. 3 guerre epiche, sanguinose, che avrebbero ridefinito il mondo. La prima guerra punica fu uno scontro navale per il controllo della Sicilia, che Roma vinse con caparbietà. Ma la seconda guerra punica... la seconda guerra punica. Il nome di Annibale risuona ancora oggi come quello del genio militare che osò sfidare Roma sul suo stesso territorio.
Un incubo. Attraversò le Alpi con i suoi elefanti, infliggendo sconfitte umilianti come a Canne, dove l'esercito romano fu quasi annientato. Roma tremò, ma non si spezzò. E fu un generale, Publio Cornelio Scipione, a rovesciare le sorti, non in Italia, ma in Africa. A Zama nel 202 a.C. Scipione sconfisse Annibale, fu la fine di Cartagine come potenza e l'inizio del dominio incontrastato di Roma sul Mediterraneo. Dal fango del Tevere, Roma era ora la padrona del mondo conosciuto, ma la vittoria aveva un prezzo e le crepe si stavano già formando. Il trionfo portò ricchezza, ma anche un veleno sottile. L'enorme afflusso di schiavi e terre conquistate ingigantì il divario tra ricchi e poveri. I piccoli contadini, spina dorsale della Repubblica, furono schiacciati dai latifondi dei potenti. La cultura greca invase Roma, ma la giustizia sociale ristagnava. I diritti civili, conquistati a fatica dai plebei, non bastavano più a contenere la crescente disuguaglianza. La Repubblica, creata per evitare la tirannia, si ritrovò a vacillare sotto il peso delle sue stesse conquiste. Le guerre civili divennero la norma, non l'eccezione. Sanguinosi conflitti che vedevano romani contro romani, e in questo caos emerse una nuova figura, il generale. Uomini carismatici, ambiziosi, con eserciti fedeli più a loro che a Roma. Mario, Silla e poi un nome che avrebbe cambiato per sempre il corso della storia. Giulio Cesare. Un nome che evoca potere, genio militare e una fine tragica. Attraverso il primo triumvirato, un'alleanza con Pompeo e Crasso, Cesare consolidò una potenza senza precedenti. Conquistò le Gallie, estendendo l'impero fino all'Atlantico, trasformando le sue legioni in una forza inarrestabile. Ma il suo potere crescente spaventava il Senato, che vedeva la Repubblica morire sotto i suoi piedi. La frase alea iacta est, il dado è tratto, risuonò quando Cesare attraversò il Rubicone, dichiarando guerra a Roma stessa. Vinse. Diventò dittatore a vita nel 45, un monarca de facto. Promosse riforme ambiziose, ma la sua ambizione fu anche la sua condanna. Nel 44 a.C., alle Idi di marzo, Cesare cadde sotto i pugnali dei senatori, tra cui il suo protetto Bruto. Speravano di salvare la Repubblica, ma in realtà avevano solo spalancato le porte a un'era ancora più grande e sanguinosa. Dopo l'assassinio di Cesare, il caos regnò di nuovo. Un'altra guerra civile tra gli eredi di Cesare. Ottaviano, il suo giovane nipote, contro il carismatico Marco Antonio. Ma fu Ottaviano, con la sua astuzia e la sua visione, a emergere vincitore. Nel 27 a.C., con il titolo di Augusto, divenne il primo imperatore di Roma. Non un re, ma un princeps, il primo cittadino. Fu l'inizio della Pax Romana, un periodo di pace e prosperità che durò per oltre 2 secoli. Un'era di splendore, le opere pubbliche fiorirono, una burocrazia efficiente governava un impero sterminato. L'età degli imperatori buoni vide Roma raggiungere la sua massima espansione, unita dalla cittadinanza romana concessa a quasi tutti i suoi abitanti. La sua capacità di integrare culture diverse, di assorbire e adattare, fu la sua vera forza, un'eredità che risuona ancora oggi. Ma anche le ere d'oro hanno una fine. Con Marco Aurelio, le prime crepe divennero visibili. Dopo la sua morte, l'impero scivolò in una crisi che durò decenni. Guerre civili, imperatori effimeri, pressioni esterne crescenti. Le istituzioni repubblicane, già logore, crollarono definitivamente sotto il peso dell'instabilità. I barbari premevano ai confini, l'economia si deteriorava e la vastità stessa dell'impero divenne una debolezza. Per tentare di salvarlo, Diocleziano divise l'impero in tetrarchie, con 4 coimperatori. Poi Costantino spostò il centro di gravità, fondando una nuova capitale a oriente, Costantinopoli. E fu Teodosio a compiere l'ultimo atto, che sigillò il destino di 2 mondi. Fece del cristianesimo la religione ufficiale e divise l'impero definitivamente in Occidente e Oriente. Un'aquila con 2 teste, ma un corpo sempre più fragile. E così, nel 476 d.C., con la deposizione dell'ultimo imperatore d'Occidente, Romolo Augustolo, un'epoca giunse al termine. Non fu una caduta improvvisa, ma il culmine di secoli di declino, di crisi, di trasformazioni. Ma la caduta dell'impero d'Occidente non fu la fine di Roma.
L'impero d'Oriente, il cuore bizantino, avrebbe continuato a pulsare per altri 1000 anni. E soprattutto l'eredità di Roma. Pensateci, le nostre leggi, la nostra lingua, la nostra architettura, persino il nostro concetto di cittadinanza, la capacità di assimilare e integrare, di costruire ponti non solo fisici, ma culturali. Questo è il vero trionfo di Roma. Non un impero che è caduto, ma un'idea che è rimasta. Mentre riflettiamo su questa incredibile saga, ci chiediamo: la centralizzazione del potere ha davvero garantito stabilità o ha seminato i semi della sua stessa distruzione? Quanto è stata cruciale l'integrazione culturale e la concessione della cittadinanza nel definire la società romana e la nostra? E in che modo le lotte interne, le ambizioni smodate, hanno in realtà preparato il terreno per l'impero che avrebbe dominato il mondo? La storia di Roma non è solo un capitolo del passato, è uno specchio che riflette le sfide e i trionfi della nostra stessa civiltà. È un monito, una fonte di ispirazione, un'eco eterna. Cosa ne pensate? Lasciate un commento qui sotto. Qual è la lezione più grande che la storia di Roma ci ha lasciato? E non dimenticate di iscrivervi al canale per altri viaggi epici nel tempo.